Questa qui è la frase più complessa dell'intero solo, secondo me, sia a livello tecnico sia a livello armonico. Che cosa fa? Fa questo. Allora, la suono un attimo lentamente e poi vi dico che cosa succede. One, two, All'inizio abbiamo l'accordo di Re settima, questa frase che viene dal precedente Sol settima, fino a qui diciamo che sono tutte note in scala, no? Quindi praticamente è Sol Mi Solidio. Qui entra nel Re settima con il Fa diesis, quindi il classico cromatismo terza minore, terza maggiore, per andare sull'accordo che ha utilizzato, se guardate le precedenti puntate, praticamente in quasi tutto il solo Wynton Kelly. Ed è un tratto caratteristico comunque della musica blues in generale. Allora, ecco, questa secondo me è una cosa bellissima. Sentite che quasi sempre quando ci sono delle note vicine a livello di intervalli, quindi toni o semitoni, gradi congiunti, cromatismi, comunque note molto vicine, la frase suona un po' molto raggruppata. Invece il fatto di mettere un salto lì la apre. Sentite come la fa cantare? Quindi fa. Qui c'è un enclosure, cioè in italiano ho sentito qualcuno che li chiama circondamenti, io li ho sempre chiamate enclosure. Allora, quindi Fa diesis Fa, Re diesis Mi. Fa, Re diesis Mi, la nota target è la nota Mi e ci arriva con un cromatismo da sopra e da sotto, quindi Fa, Re diesis Mi. Queste sono le enclosure, sono una caratteristica tipica del bebop, sono presenti tantissimo sia nei temi sia nei soli di Charlie Parker, Dizzy Gillespie, ma di qualsiasi musicista bebop. Quindi ecco, qui siamo un po' usciti dal fraseggio pentatonico, guarda le puntate precedenti in cui ho spiegato questo, e siamo più entrati nel bebop. Questo è un aspetto importante perché il blues è una musica, diciamo, teoricamente molto semplice, che però può anche essere approcciata in modo complesso, e in qualsiasi solo che si rispetti, in qualsiasi solo che funzioni, c'è quasi sempre un mix di questi due approcci che dà grande varietà. Quindi enclosure, scendiamo sulla scala, quindi ha fatto terza maggiore fondamentale, terza maggiore, terza minore, poi cromatismo Mi bemolle Mi, quindi abbiamo la nona bemolle che poi va sul Mi, Do Si La, Do è la settima minore, Si è la tredicesima, La è la quinta. Poi ecco, questo è interessante, quindi su Do settima abbiamo nona bemolle, nona bemolle, nona invece maggiore, poi a terra sulla tredicesima, qui c'è il cromatismo, La Si bemolle per andare sulla settima dell'accordo, però la cosa interessante arriva dopo, sentite. Allora, qui abbiamo sul Do settima l'utilizzo di questa triade. La triade di Re aumentato.
Kelly utilizza molto in questo solo, guardate anche le precedenti puntate per riagganciarvi bene a questo discorso, utilizza molto per alterare un accordo di settima la triade un tono avanti, sia la maggiore e in questo caso che l'aumentata. Quindi utilizza queste due triadi, la maggiore e l'aumentata, per alterare l'accordo. Questa è una cosa importante perché le triadi, io ho visto insegnando così, a volte le triadi vengono un po' viste come qualcosa di un po' basic, nel senso brutto del termine, no? Ah, le triadi sono una sonorità scontata, così. Teoricamente è vero, però in questo caso parliamo di upper structure triads, come dicono in America, cioè triadi come sovrastrutture, che vuol dire che l'accordo è Do, ma io non ci sono la triade di Do, che sono d'accordo con te che è banale. Io su Do ci sono Re maggiore o ci sono Re aumentato. Perché questo? Cioè io ci suono, Kelly, Winon Kelly ce le suona. Perché su Do, se io sovrappongo la triade di Re maggiore, quindi Re Fa diesis La, il Re è la nona maggiore, il Fa diesis è l'undicesima aumentata e La è la tredicesima. Quindi vedete che è importante dire questo perché si può arrivare ad un fraseggio complesso utilizzando un elemento semplice come la triade. Poi, arrivato a questo punto, quindi vi aggancio alla frase precedente, altrimenti non ci riusciamo a capire. Eccomi. Da là, tutto cromatico. E qui che cosa succede? Che utilizza, questa è un'altra tecnica molto frequente nel bebop. La diesis Si, Do diesis Re sono dei cromatismi, però dove le note che non sono tensioni sono in battere, quindi La, ad esempio su Do settima, quindi la tredicesima, poi quella successiva il Do, quindi la tonica, e poi abbiamo il Re che è la nona. Quindi sentite che frase: Re settima, Do settima e poi a terra in Fa settima. E dove c'è il Fa settima? Lui fa Si Sol Tai Da Don, quindi utilizza ancora una volta la triade di Sol su Fa settima. Questa è la sonorità che viene fuori. Ovviamente se avete un pianoforte, una chitarra, suonate queste cose anche armonicamente, vi rendete molto più conto. Se ti è piaciuta questa serie, ti consiglio di iscriverti al mio canale. So se è un esperimento che ripeterò in futuro, questa sorta di eh, anatomia, di sezione di un solo. E ovviamente nel mio canale puoi anche trovare molti altri contenuti che riguardano il sax e il jazz. Fammi sapere che ne pensi e lascia un commento. Se vuoi trovare il solo per intero puoi trovarlo sul mio sito www.fabriziodalisera.com.